Quindi questa doveva essere una signora estremamente ricca, probabilmente di famiglia imperiale o diciamo di gente molto vicina alla nobiltà o addirittura diciamo la famiglia imperiale che era al potere, quindi siamo nell'80, questa è iniziata ai misteri dionisiaci. Allora, probabilmente è lei che sta lì pensando e meditando in un altro mondo, in un'altra. Allora si comincia a leggere la preparazione. Qui c'è la preparazione all'evento, come all'apparizione del Dio, in qualche maniera. È chiaro che Dio non è che si vede, ci sta tutta quanta la preparazione, quindi recitazione di poesie, di inni e cose del genere. Poi, qui adesso non so, qui probabilmente stanno preparando un pasto sacro o qualcosa del genere. Ecco, qui c'è un pochettino la rottura, qui si entra. Perché vedete che si passa da un paesaggio umano a un paesaggio in qualche maniera mitologico. Si va a un paesaggio qui perché c'è un fauno. C'è appare Sileno. Quindi si è entrati a un certo punto nel mondo dionisiaco, dal mondo normale, vedi che è tutto qui, con tutte quante le preparazioni, vedi? Cioè, c'è tutto quanto un sistema di preparazione mentale, evidentemente, di purificazione se volete. Ecco, e qui finalmente si entra. E appare Sileno. Questa figura di Sileno? Questa è la figura di Sileno, che Sileno è uno dei personaggi chiave del corteo di Dioniso. No, quindi lì, qui si è entrati, si è passati la porta, no? E siamo arrivati. Ora qui appaiono anche altre figure mitologiche e qui ci dovrebbe essere come una specie di questa sta dicendo, questa figura alta, questa sta qui, esattamente, che qui, si protegge da questo male. Qui vedi che cominciano a apparire pure, sono figure, siamo già nel mondo dionisiaco, vedi? Quindi siamo in un mondo di satiri, di sileni, eccetera, eccetera, cioè il mondo, vedi, è il mondo, no, di questi personaggi speciali. E questa sta dicendo, come se stesse dicendo, signori, questo è il mistero. Mette la mano davanti. Perché come dicendo qui il mistero è una cosa pericolosa, via ai profani, allontaniamo i profani, no? Questa è che qui si entra al mistero più grande. E questo è un pochettino il centro della cosa, e c'è il matrimonio sacro di Dioniso e Arianna. E qui ci sono alcune altre cose che di grande interesse, come sembra, perché questo non è che sia il tizio che sta vedi Sileno gli sta mostrando, lui si guarda dentro questo specchio, è una maschera, Una maschera pure vecchia. È la macchina vecchia, gli sta dicendo, ecco, questo poi arriverai, a questo arriverai, o come no, questo è il tuo destino. E il Sileno dove sta guardando? No, il Sileno è questo personaggio, esattamente, che la brocca, esattamente. Perché guardo da questa parte? Non lo so, diciamo che questo sta, quindi sta, e questo è un adepto che gli sta mostrando, ti dico, è una possibile interpretazione, no? Esattamente, qui si arriva, fatta questa, e qui si arriva appunto al matrimonio sacro, e lì sta il mistero dell'unione dei due sessi, dell'unione degli opposti. Qui poi ci sono, ecco, siamo ancora in una situazione allegorica, perché appare un angelo, vedi? Ora io adesso ho l'angelo, qui ci sono tutta una serie di fustigazioni rituali e di balli, vedi questa qui la stanno fustigando, si tratta di una fustigazione di tipo che è come di preparazione alla, come si potrebbe dire, a questa specie di yoga sessuale, perché tu qui stai lavorando con l'energia e quindi in qualche maniera, questa è una possibile interpretazione, gli stai dando, la stai preparando, questa fustigazione che gli stai come facendo, stimolando il percorso, diciamo, energetico, oppure come la ridistribuzione energetica. Qui c'è una danza rituale, questa è tutta quanta una preparazione al mistero, che è sicuramente un mistero tipo sessuale, perché poi conculmina con la cosa, diciamo, di Dioniso Arianna. Quindi questo c'è una danza rituale, vedi con i piattini, con il sistro, questa che balla, quest'altra che la fustica. Questi sono tutte quante come momenti di preparazione fisica al rito. Però come che c'è, quello che mi diceva il Negro, il punto chiave è
la preparazione e l'apparizione. Comincia qui. No, qui comincia l'apparizione, nel senso che il passaggio è esattamente. Vedi che lì c'è uno scalino, vedi che lui sta salendo uno scalino, no? E ti sta mettendo come in comunicazione qui fra i due mondi. E qui già cominciano a apparire questi personaggi strani con la cosa con l'orecchia a punta, che sono appunto i satiri e i sileni, che sono parte del corteo di Dioniso, cioè sono questa specie di miscela di animali e di uomini, quindi non è più una situazione, diciamo, reale, del mondo reale, che è questa qui invece con le preparazioni, con le cose, no? O quest'altra in cui si sta facendo la fustigazione rituale o cose di questo genere, capisci? Come che però tutto quanto porta al centro del mistero. Questa cosa qui che gli stanno mostrando l'io, la falsità dell'io, o diciamo che cosa l'aspetta, cioè la vecchiaia e la morte. Però in generale come che ci sta un io fasullo che però non è vero, tu credi di vedere quello, ma non è, perché te lo stanno mostrando. È come quando per esempio si faceva nella cosa nostra, nell'iniziazione nostra, cioè con l'ingresso, ricordate l'ingresso all'ordine, no? Che dice da dove vieni, dalla grande catena montagnosa, no? Uno crede tutta quanta una serie di cose, e invece l'officiante dice no, non è così. Gli altri dicono, così un pochettino questo dovrebbe essere, cioè che questi tu credi che sia questo, è tutta una credenza, questo gli sta dicendo. Allora, e poi si entra, una volta passata questa porta dell'io, si entra, ti dico, dicendo una serie di spiegazioni possibili, Certo. si arriva a questa cosa centrale che è l'unione dei due sessi, l'unione il matrimonio sacro di Marianna Dioniso e dove Arianna. stai? Lei è sopra, vedi? Dove? E lei è seduta, non non si vede la faccia di Arianna, si è perduta. Si è perduta la faccia di E Arianna. questa figura qui in ginocchio? Questa figura non lo so, non la riesco a capire molto bene. Lei sta andando, questa sta fustigando questa qui. L'angelo gli sta fustigando, quindi è come se lui da un lato come che ricevesse qualche cosa di speciale come posso dire, come un'estasi. Non è una figura reale. Certo. E qui pure c'è un altro momento di preparazione, se non mi sbaglio. Anche questa si sta specchiando, vedete? Eccola qua. E qui gli sta mostrando l'angelo, gli sta mostrando il suo vero, come la sua immagine. E lei è lei, La padrona di casa? È la padrona di casa probabilmente. Che era un'iniziata. È un'iniziata, quindi stiamo parlando di un'iniziazione femminile, quindi di un'iniziazione appunto di tipo bacchico, di tipo, come si dice? Sessuale? Sì, è di una mena, di quello che si può capire. E questa figura qui, te la ricordi? Non si vede molto bene. No, non si vede molto bene, non me la ricordo, perché questo è un angelo pure, Quindi qui già stiamo in presenza del sacro, da questa parte siamo già in presenza del sacro, invece lì non c'è il sacro, lì comincia solo lì con Sileno. Vedete tutto quanto il percorso? Però c'è tutta una preparazione. C'è tutta quanta una preparazione con riti, con purificazioni, vedete? E allora zac, a un certo punto si entra, e quella dice via. C'è una lettura, c'è il cibo e lì c'è anche si lavano, si purificano, stanno facendo un rito, Sì. stanno facendo un rito preparatorio. E qui ecco, questa dice, allora finalmente entrano, credo che sia cibo, sia un pasto rituale. Quella donna c'ha qualcosa, come che c'è qualcosa in questa busta, Lei sta leggendo c'ha in mano un rotolo qui stanno leggendo un inno. Sì, non so bene che cos'è. È probabile che ci abbia qualche cosa nascosto. Cioè, c'era un fallo nascosto. C'erano i falli, esattamente. E qui probabile che ci siano, esattamente. C'era una cesta, poi dice dove c'erano gli oggetti più sacri, che generalmente era un fallo oppure uno specchio, o tutti questi oggetti, diciamo, che fanno parte del rito. Quindi loro però, questi oggetti, se non c'è un contesto rituale, non hanno nessun senso. Uno specchio è uno specchio. Poi è tutta una serie di oggetti sacri che vengono scoperti. Allora diciamo che questa è tutta la zona di preparazione. E lì effettivamente, lì si entra. E si entra si entra quindi in un'altra dimensione, si entra in una comunione, in un contatto con altri esseri. Quello è forse uno dei cosi più belli, questo del tizio che guarda dentro l'acqua questo è bello, significativo. E quell'altro che invece gli sta mostrando. Ma poi questa figura che gli mostra l'immagine attraverso uno specchio e una brocca non è soltanto in questo dipinto, no?
Questo è appunto è una delle chiavi, insomma, degli elementi fondamentali, perché ti riporta l'identità, ti riporta, no? All'io e a tutte quanti e alla configurazione che tu fai del mondo in generale e al sé, no? E da un lato l'illusione e dall'altro invece quello che può essere veramente il tuo sé. Quindi un pochettino questo dovrebbe essere il percorso, finché lei poi qui c'è un'altra volta lo specchio. L'ambiguità. Vedi? Poi lei qui adesso però c'è una figura angelica che gli mostra, Che glielo mostra, che perché gli dovrebbe mostra essere il suo vero volto. il suo vero volto, la sua vera identità. Un pochettino questo dovrebbe essere il percorso, se l'abbiamo capito. Però il centro è il matrimonio sacro di Dioniso e Arianna. E peccato che la figura di Arianna non si vede. Qui l'amore è dopo l'amore. Con gli occhi rivolti. È dopo l'amore, certo. Però la figura centrale è Arianna, appunto perché è una iniziazione femminile. Quindi lei è come se fosse la cosa centrale è la donna. La protagonista. E lei è la protagonista, è Arianna. Quindi un pochettino questo, però ecco, vedete? Cioè questa è la gente come noi, da un certo punto, tac, entra, no? E quella figura è bellissima, quella che dice, fuori i profani. Cioè, qui c'è il sacro, no? Questo è il sacro, no? Questo è il sacro. È una guardiana. È in qualche maniera, no? Come dicendo, attenzione, come che... No, attento che pure non è... No, sono cavoli, non è... Cioè, sono noccioline. Non sono noccioline, cioè non è New Age, capito? Non è New Age. Questo qui è il significato. Allora lì è così, entra nella dimensione sacra. E infatti appaiono figure che non sono normali. Prima i satiri, sireni e poi angeli. E lei ha una faccia bellissima, È bella, sì. Ma cosa ha intorno agli occhi? Sembra che... No, sta pensando, lei sa come pensa. Ma cosa Che si pettina? Cosa sta fa? pettinando, sì, si sta pettinando. Ma perché questa è la casa La casa di questa signora che era Che era un'iniziata. è iniziata ai misteri di Questo è Osiris. come un omaggio che Sì. fanno, Omaggio alla cosa, come alla... Una Questa è specie una di cappella Dioniso. privata.